Buonasera mister. Si può ridurre il tutto a loro hanno segnato, noi no, o è una sconfitta che è figlia di qualcos'altro anche secondo lei? No, ridurla così no, anche se poi alla fine secondo me il Cesena ha prodotto situazioni che se finalizzate meglio avrebbero meritato almeno un gol, però per come l'ho vista io la mia squadra ha fatto un primo tempo un po' sottotono, anche se la partita è stata equilibrata. Abbiamo concesso, il primo tempo è stato in equilibrio, due squadre che si sono per me equivalse. Nel secondo tempo abbiamo concesso una ripartenza dove abbiamo sbagliato una palla in uscita e probabilmente abbiamo sbagliato a lavorare con la linea difensiva perché potevamo far meglio, poco dopo un'altra e poi ci abbiamo provato in tanti modi, siamo entrati in area di rigore tanto, ci è mancato l'ultimo passaggio, ci è mancato il guizzo, abbiamo battuto tanti angoli, ci sono stati mi sembra paio di salvataggi quasi sulla linea e quindi poi alla fine finisce così, però dal mio punto di vista al secondo tempo avremmo meritato di fare almeno un gol. Massimo Bocucci del Corriere dello Sport, ti chiedo il rimpianto più grosso qual è? Perché la mole di gioco c'è stata, cioè è solo una questione degli ultimi 16 metri al di là delle mischie che non sempre le palle sporche vengono risolte. Qual è, analizzando un po', rivedendo rapidamente tutto quello che c'è stato? Ma il non aver finalizzato meglio quelle due occasioni che abbiamo avuto nel primo tempo, che ci avrebbe quella con Spendi verso la fine del primo tempo e quella con Cervo, che probabilmente ci avrebbero permesso di andare in vantaggio e poi magari sarebbe sviluppata un'altra partita. Invece secondo tempo siamo andati sotto di un gol e quando vai sotto di un gol a volte siamo riusciti a pareggiarla oggi, e ribaltarla, oggi non ci siamo riusciti, però sai, credo che le occasioni per pareggiarla le abbiamo create, insomma i presupposti li abbiamo creati, siamo arrivati sia da destra che da sinistra sul fondo tante volte, sia con Frabotta che con Celia che con Cervo che con Magni nella parte finale, e le palle sono arrivate tante volte dentro, abbiamo battuto tante palle native, a volte su una palla nativa fai gol e quello, ti ripeto, poi è chiaro che mi sarebbe piaciuto non prendere il gol, però ci sono gli avversari ci hanno rubato una palla in mezzo al campo, hanno fatto una ripartenza perfetta e quando vai sotto devi in un modo o nell'altro provare a riprendere. L'anno con la gara di Catanzaro, macchiata anche ovviamente da situazioni arbitrali sotto l'occhio di tutti, oggi magari non degli episodi così nitidi, ma comunque un'altra gestione che ha lasciato molto a desiderare. Senti, lo dici te, io non ci voglio entrare in questi argomenti perché poi alla fine l'allenatore deve pensare ad allenare quello che è allenabile, quindi io mi fermo al lavoro della squadra e alla partita sul campo. Avete altre domande per mister Mignani? Mister, in chiave mercato le ha dato qualche indicazione in più questa partita rispetto a quelle che magari poteva già avere? E poi un'altra cosa, se ci può dire qualcosa sull'esclusione almeno dall'inizio di Castagnetti. Grazie. Allora, parto dalla domanda a risposta più semplice, che è Castagnetti comunque dal mio punto di vista non garantiva 90 minuti al 100%, ho preferito far partire quelli che in settimana mi avevano dato garanzie migliori perlomeno sotto l'aspetto fisico, però poi è entrato e secondo me ha fatto quello che doveva fare, ha portato personalità, ha portato gestione della palla, ha portato qualità, è chiaro che ero convinto non avesse 90 minuti e deve ancora riprendere quel poco di condizione che ha perso, però sono contento che sia entrato e che abbia fatto bene. Per quello che riguarda il mercato io ho parlato anche in questi giorni con il direttore secondo me è in linea con me nel capire quello che potremmo fare, però io non chiedo niente, non l'ho mai fatto, non lo faccio adesso, io sono strafelice di allenare un gruppo di ragazzi meravigliosi come quelli che ho io, poi se qualcuno arriva a darci una mano bene, altrimenti stiamo noi che abbiamo fatto un grande girone di andata e dobbiamo provare a migliorare sempre.
Grazie. No, posso l'ultima? Prego. Considerando che nel secondo tempo siete stati quasi sempre sotto, quindi c'era, diciamo, l'obiettivo di recuperare un gol, come mai le 2 punte sono rimasti in panchina? Come? Come mai le 2 punte sono rimasti in panchina nel secondo tempo, quando eravate sotto e dovevate cercare in qualche modo di recuperare? Di solito sono sempre entrate almeno una delle 2. Sì, ma io pensavo che, secondo me Spendi e Blesa hanno fatto una partita giusta, sia nel primo tempo dove avevano più campo e anche nel secondo tempo dove hanno avuto meno campo, e pensavo che potessero comunque trovare un guizzo. Ho voluto fare dei cambi diversi, ho 5 cambi, ho visto gente che secondo me aveva un po' di difficoltà fisica e per mantenere gli attaccanti a quel punto non avevano più tanto campo da coprire, erano solo coprire spazi in area di rigore. Ho voluto magari mettere gente sugli esterni che avesse più gamba per continuare a dare ritmo alla partita. Grazie a tutti. Grazie.